Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli le tendenze energetiche predestinate per aprile 2026. Abbiamo la carta del diavolo, amici dei gemelli. Può essere un momento, diciamo, un po' costretto per qualcuno. Si potrebbe trattare di un tema legato al proprio potere personale, oppure potrebbe anche essere un momento dove c'è un po' di tossicità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, che è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Partiamo con un 5 di spade, un 7 di pentacoli, un 10 di pentacoli, abbiamo la carta della forza, un 3 di bastoni, imperatore, 10 di coppe e 8 di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un pochettino com'è il messaggio generale del mese e potrebbero anche arrivare messaggi sciolti tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere settore per settore, quindi il lavoro, l'amore, il denaro e via dicendo. Allora, partiamo da questo 5 di spade, asso di coppe e morte. Potrebbe esserci un momento di confusione verso l'inizio di aprile. Allora, potrebbe riguardare un sentimento che avete nei confronti di qualcuno o di qualcosa. Vi faccio un esempio, il lavoro potrebbe essere, supponiamo che potreste odiare il vostro lavoro, è un sentimento. E qui ho anche la sensazione che ci sia come qualche dubbio, qualche interrogativo sul se continuare qualche cosa o no, perché con questa morte o siete lì lì per interrompere qualcosa o potrebbe anche essere come una fase trasformativa del vostro momento di vita, di una relazione, del lavoro. Io credo che con questa morte ci sia la necessità di lasciarsi indietro un periodo. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. Abbiamo un 8 di coppe e un fante di bastoni. Andiamo a vedere anche il 10. 4 di spade e regina di bastoni. Ma guardate, la sensazione è che così come sia questa determinata cosa, indipendentemente dal fatto che sia il lavoro, l'amore, quello che è, ehm, come vi posso dire, vi sento un po', il diavolo io lo rivedo qua per adesso, vi sento un po' costretti, vi sento un po' anche rassegnati se vogliamo. Questo 7 di pentacoli mi indica la voglia di attendere qualche cosa, come il porto pazienza, vediamo come va, la sento un po' così. E poi qui questo gruppo di carte mi dice che c'è un qualche cosa che potrebbe essere legato a un gruppo di lavoro, un gruppo familiare o un gruppo di amici, ehm, che è una situazione dove tutto sommato state bene, anche se io ho l'idea che qui qualche cosa cambiereste nel prossimo periodo. Non so se lo cambierete
fisicamente, ma a livello mentale sì che lo cambiereste. Andiamo a vedere la forza. Abbiamo l'eremita e un cavaliere di spade. Credo che per voi possa valere il detto meglio da soli che mal accompagnati. Nel senso che poi vedendo questa eremita ho come la sensazione che deciderete o comunque ragionerete con la vostra testa senza aspettare troppo, diciamo, i consigli degli altri, il benestare degli altri, l'organizzarsi insieme agli altri. Ho come l'idea che questo eremita vi dia una sorta di autonomia nel periodo, anche perché poi abbiamo il cavaliere di spade è sempre la determinazione, il perseguire un obiettivo, diciamo così, senza guardarsi intorno, sgomitando quasi per raggiungere questo obiettivo. E poi abbiamo anche la carta della forza che appunto mi parla di coraggio. Io sento che qui è come se ci fosse un periodo dove inizierete a pensare, agire, diciamo in modo più individuale, più autonomo, più indipendente, senza magari aspettare che le persone che vi sono intorno vi diano l'ok, piuttosto che approvino quello che volete fare voi. Difatti poi qui abbiamo anche un 3 di bastoni, che è una carta di progetti, adesso andiamo a vederlo. 4 di bastoni, 8 di pentacoli e 7 di spade. Voglio una carta per questo 7 di spade. Regina di coppe. Andiamo a vedere anche l'imperatore. Abbiamo un re di pentacoli al contrario e un 3 di spade. Allora, non vi nego che qui ragazzi potrebbe esserci anche una situazione economica o lavorativa che vi fa rimanere un po' in questa situazione un po' statica, se vogliamo, del diavolo. Però credo anche che se per caso volete effettuare questo cambio o questo taglio, il mese di aprile sia un buon mese per comunque cercare di creare un qualche cosa di nuovo per voi, per darvi la possibilità di cambiare, di trasformare la situazione in cui siete. Va bene avere progetti, perché qui comunque c'è un 3 di bastoni, va bene il farsi le ossa sulle proprie esperienze, però ecco, con questo imperatore, re di pentacoli al contrario, quello che mi viene da dire è che forse vi manca un piano d'esecuzione, un, un programma, un progetto al quale attenervi. Cioè qui i progetti ci sono, ma mancano le regole, mi viene da dire. E siccome l'otto di pentacoli è uno degli arcani minori dell'imperatore e anche lui parla di regole, di costanza, di lavoro fatto quotidianamente e con attenzione, può essere che partiate un po' a sprombattuto senza, diciamo, valutare troppo bene i dettagli. Non dico che sia una cosa negativa, però è un dato di fatto, quindi c'è come bisogno di andare un po' più a fondo su certi temi per voi prima di intraprendere questo nuovo percorso. Andiamo a vedere 10 di coppe. Abbiamo un 4 di denari e la regina di pentacoli. Sì, ma qui c'è un tema legato alla casa, secondo me, o a una zona abitativa. Supponiamo che viviate con qualcuno e qui si tratta di riprendervi un po' la vostra autonomia. Supponiamo che viviate ancora in casa con i genitori, qui si tratta di fare quello che vi appaga, mettiamolo così, senza paura di deludere chi vi sta intorno. Io ho come la sensazione che ci teniate ad un particolare gruppo, perché qui abbiamo sia il 10 di pentacoli che il 10 di coppe, e qualsiasi movimento da parte vostra sia pensato come un e se faccio così e poi ci restano male, e se faccio così e poi mi va male, e se faccio... Cioè è come se ci fossero tutti questi pensieri di insicurezza, ma anche in relazione ad un gruppo. Potrebbe anche essere la famiglia, eh?
Andiamo a vedere l'otto di bastoni. 6 di spade e appeso. Dunque, l'otto di bastoni è una carta di comunicazione, il 6 di spade è una carta che mi ricorda le credenze limitanti, quindi la sensazione che ho qui è di fare come un riesame di quello che nella vostra testa è il programma inserito. Cioè, se per esempio fosse una situazione lavorativa, potreste rendervi conto alla fine del mese che siete voi che pensate che il momento sia difficile, che sia difficile trovare un altro lavoro, che sia impossibile con la vostra età trovare un altro lavoro. Ecco, quelli sono limiti mentali che ci auto imponiamo, ok? Perché non sempre la realtà è come noi la immaginiamo. Mi viene da dire che dovete un po' sviluppare l'apertura di pensiero o, come dice l'appeso, questa capacità di vedere le cose da un'altra prospettiva, da un'altra angolazione, perché non è sempre tutto come lo vediamo noi, ci sono anche altre realtà e questo perché soprattutto vi condiziona questo modo di pensare. Io credo che sia per quello che avete qui il diavolo, c'è come questa attesa del faccio, non faccio, vado, non vado, però è anche vero che per andare, qui avete la forza che come una spinta in avanti vi fa prendere questo coraggio per buttarvi in questo progetto del 3 di bastoni, però è anche vero che perché un progetto abbia come uno sviluppo, una continuità, sequenzialità, bisogna dedicarsi con costanza, ecco, che è un po' quello che secondo me manca con queste due carte al contrario. Va bene ragazzi, partiamo dal lavoro e partiamo da chi è single. Allora, qui potrebbe esserci un inizio. Diciamo che non lo vedo molto serio, cioè potreste effettivamente fare qualche chiacchierata con qualcuno all'inizio mese, rendervi conto che quella persona o quell'azienda ha bisogno e voi giustamente portare il vostro curriculum. Ecco, io ho la sensazione che anche lì potrebbero come mettervi in attesa per un periodo e vi dico che potrebbero chiedervi di fare delle trasferte, piuttosto che di spostarvi da un posto a un altro andando e tornando in giornata, però vedo come molto movimento fisico in questo nuovo lavoro. Però vi devo anche dire una cosa che potrebbero dirvi che il lavoro in sé è stabile, perché magari lo è, però non farvi lavorare sempre. Potrebbe essere come un lavoro, beh, magari per qualcuno part-time, per qualcun altro potrebbe essere un lavoro tipo su turni, per qualcun altro un lavoro il fine settimana. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, allora, anche qui il vostro modo di pensare gioca un ruolo fondamentale in questo periodo, perché vi sento carichi, vi sento propositivi, vi sento con voglia di fare. Probabilmente siete anche in un momento lavorativo relativamente tranquillo, ma quello che mi viene da dire, soprattutto con questo appeso, è di, se vogliamo accettare qualche personaggio un po' manipolatore che c'è nel mondo del lavoro. Non tanto perché abbia qualche cosa con voi nello specifico, ma perché proprio è l'atteggiamento della persona. Potrebbe anche essere un vostro capo, un responsabile, cioè qualcuno che in qualche modo sa come e che cosa dire per ottenere quello che vuole. Io qui ho una sensazione molto forte, e cioè che questo mese non vi terrete i ceci in bocca, cioè direte quello che pensate alla persona di riferimento. La cosa che mi viene da dirvi è fate attenzione alle male lingue, qui è interessante perché il diavolo è disegnato come un serpente che ha la lingua biforcuta, quindi fate attenzione ad essere sempre un po' eleganti, cioè non umiliate gli altri solo per magari creare
quello spazio tra voi e un'altra persona. Cioè non è il caso di umiliare le altre persone o di denigrarle solo perché abbiamo bisogno di creare come un distacco dalla cattiveria di questa persona. Cioè, l'importante è che si allontani, poi sì, insomma, non entrate nel loro gioco, mi viene un po' da dire. Ehm, per qualcuno, ragazzi, devo dirvi che potrebbe esserci come un momento di ferie obbligate a livello aziendale, soprattutto se siete in aziende magari un po' piccoline e dove c'è bisogno di, mi viene da dire sbarcare il lunario, nel senso può essere che in qualche piccola realtà ci sia un po' di fatica in questo periodo e che quindi vi facciano fare come delle ferie forzate perché non c'è abbastanza lavoro. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, allora, innanzitutto occhio alle collaborazioni e poi io ho la sensazione con queste carte che dobbiate un po', mi viene da dire fare buon viso a cattivo gioco, cioè la carta dell'appeso vi dà la possibilità di vedere la situazione nel suo complesso, secondo me, lato A e lato B. Con il 6 di spade farete delle considerazioni inerenti a questa situazione e con l'8 di bastoni poi parlerete chiaro, pane è pane e vino al vino e non ci saranno mezzi termini. Devo dire che può essere un periodo di espansione a livello di attività lavorativa, però ragazzi, quello che vi devo dire, c'è una persona intorno a voi un po' fetente, è la parola che mi è arrivata, un po' infingarda, dalla quale vi dovreste guardare. Quindi poche cose, dite poche cose e quelle poche cose che dite, ditele mirate per mettere ad azzittire questa persona o le male lingue in generale che potrebbero esserci, perché comunque avete il diavolo come carta base, potrebbe esserci qualcuno che spettegola un po' troppo in questo mese. Parliamo di progetti. Allora, io sento che potrebbero esserci dei buoni risvolti, dei buoni, come dire, esiti. Primo, perché vi sento nel potere personale, avete grinta, avete come voglia di fare, avete questa testa espansiva, però poi, vedendo anche qui le carte alla fine, secondo me inizierete a valutare settori, punti o strategie che fino ad adesso non avete calcolato. Quindi se il progetto è ancora così nell'aria, può essere che arriverete ad un buon punto di materializzazione di questo progetto, mentre se invece è già attivo, sento che è come se acquisisse un valore aggiunto. Potreste, guardate, mi fanno vedere come delle conferenze o come delle fiere, tipo fiera del libro, dove c'è come una concentrazione di tanta gente. Quindi non vi nego che potrebbe essere un periodo ottimo per promuovere il vostro progetto in qualche evento. Se parliamo di soldi, allora attenzione mi viene da dire, cercate di essere oculati con le vostre spese in questo mese. Allora, sinceramente potrebbero esserci delle spese in più per la casa o la famiglia, o vi dico che per qualcuno potreste rendervi conto, c'è come un problema nell'ingresso, no? Nella fonte di ingressi, quindi per qualcuno potrebbe esserci un problema proprio a livello lavorativo. Siccome prima vi dicevo che potrebbero esserci delle casse integrazioni, delle ferie forzate, dei momenti di pausa un po' obbligata, quello si potrebbe effettivamente, come si dice, ribaltare, è la prima parola che mi è venuta, sulla situazione economica. Per qualcuno, non è così per tutti ovviamente, però per qualcun altro potrebbe esserci qualche spesa aggiuntiva inerente alla casa, qualche ampliamento, qualche ehm, ristrutturazione. Per qualcun altro, e qui arriviamo alla nota dolente,
potrebbe essere il o la partner, qualcuno della vostra famiglia che nel mese di aprile tenderà a spendere un po' troppo. Quindi è importante questo 8 di bastoni qui alla fine perché si devono discutere certi temi economici. Per quello che riguarda le relazioni, allora, se parliamo di single, io sento che c'è già qualcuno nella vostra testa, però partiamo da chi proprio non ha nessuno. C'è effettivamente una persona che potreste intravedere nel mese di aprile. Ehm, allora, in realtà sento che potreste come iniziare una conoscenza piuttosto che una conversazione con questa persona più verso la fine del mese, nel senso che a inizio mese è come se fosse un gioco di sguardi, ci si vede da lontano, mi viene da dire. Verso fine mese può esserci qualche cosa in più, un caffè, un invito, secondo me, potrebbe anche starci. Però vi dico anche che il chiacchierare con questa persona, l'aprirvi con questa persona, vi farà un po' cambiare l'idea che avete di questo personaggio. È come se conoscendo più a fondo la persona vi rifaceste un po' l'idea generale. Se siete single ma avete qualcuno in testa, sento che è come se steste uscendo da una situazione amorosa o comunque c'è come bisogno di ripulire qualche cosa a livello emotivo. Potrebbe anche essere un'emozione pesante, potrebbe essere qui vedo che qualcuno di voi si renderà conto che non è amore ma è bisogno. E quindi c'è come questo bisogno di lasciare andare il vecchio, ragazzi, anche perché finché non si lascia andare il vecchio, il nuovo non può entrare. E se entra qualche nuovo, entra con la stessa vibrazione del passato, perché noi non ci siamo ripuliti. Vi dico, c'è un potenziale di conoscenza, ma siccome non siete ancora del tutto, diciamo, tranquilli, penso che diventerà poi un qualcosa di un po' più concreto verso la fine del mese. Per concreto intendo che magari vi riuscite a parlare a tu per tu o potreste anche addirittura vedervi per un appuntamento, insomma. Parliamo delle persone che sono in relazione. Allora, anche qui sento che ci sono come delle cose da mettere a posto, da sistemare, delle cose di cui parlare. Può essere un periodo un po' pesantuccio, secondo me, quello di aprile, soprattutto se magari siete due personaggi in coppia molto passionali, che hanno un carattere forte. Non vi nego, ragazzi, che c'è stanchezza da parte vostra, cioè, soprattutto mentale. Io sento che ne avete un po' due barbe di continuare a discutere, di continuare a essere in carenza, di... C'è diavolo e cinque di spade, ci sono delle lotte egoiche su chi ha ragione. E quindi è come se si facesse fatica a trovare una reale soluzione al problema. Diciamo che voi sarete pazienti, cioè è uno di quei momenti dove direte vabbè aspettiamo un po', vediamo se passa, magari è solo un momento, magari è, non lo so, un particolare stato astrologico nel cielo che comunque fa incrinare, mi viene da dire, la relazione. Ehm, ecco, il consiglio che vi danno le carte è patti chiari e amicizia lunga, cioè parlate, tirate fuori quello che avete da dire. È chiaro, avete anche un appeso a fine mese, quindi dovete comunque cercare di mettervi anche nei panni dell'altra persona, piuttosto che cercare di vedere le cose da un'altra prospettiva. C'è un tema anche legato alle credenze limitanti, a come siete cresciuti, a quello che pensate, a quello che volete. Mi viene da dire a quello che pensate sia necessario per rendere la cosa perfetta, seria o quello che per voi è. Però in realtà qui quello che farà, diciamo, da detonante sarà la chiacchiera. Quindi il parlare, il chiarirvi, il comunicare come vi sentite
Guardate ragazzi, con queste due carte potrebbe anche esserci un'idea da rivalutare per quello che riguarda il vostro sacrificio. Mi devo sacrificare perché così la famiglia funziona, mi devo sacrificare perché la coppia funziona e anche no. Cioè nel senso la relazione si fa di due persone che cercano un punto in comune. Quindi una volta che rielaborerete questa idea di sacrificio è come se foste pronti a rimettere le cose in chiaro. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione più o meno clandestina o indefinita, anche qui vi sento un po' bloccati, vi sento un po' così in attesa, se vogliamo, dei movimenti dell'altra persona, però anche per voi qua si tratterà di mettere le cose in chiaro. Mi viene da dire non lasciatevi prendere per il naso, non fatevi raggirare dalle persone, cioè la comunicazione sarà quello che farà la differenza in questo mese, secondo me. Andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia. Guarigione, il fulmine e l'outsider. È come se doveste guarire da qualche rottura, da qualche carenza, da qualche dipendenza. E mi viene da dire, vedendo queste carte qua, anche da qualche attesa. Perché qua vi sento che state aspettando che qualcun altro si muova. Può essere il datore di lavoro, può essere il partner, i figli. Il mondo esterno, mettiamola così. E invece voi dovete rompere questo schema per poter arrivare alla guarigione. Tenete presente che quando c'è il diavolo si parla sempre di un'energia costretta, di un'energia bloccata, sacrificata, vincolata, schiavizzata e mi ritorna un po' con quell'idea di sacrificio di cui vi parlavo prima con la carta dell'appeso. Ultimo oracolo. Ego, 4 mesi. Quindi qui ragazzi potrebbe esserci un momento di inizio, di rivalutazione del proprio ego, del proprio personaggio, mi verrebbe da dire, perché sapete che l'ego è un po' il personaggio, del vostro modo di pensare, di quello che avete sempre creduto valido, di quello che volete o diciamo così, su quello su cui vi focalizzerete da qui in avanti. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, vi basta contattarmi via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Però tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare come autodidatta per conto vostro, semplicemente abbonandovi al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti, solo che questo percorso è molto più vasto perché tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto e basso astrale, di vista eterica, di come sviluppare il terzo occhio, insomma c'è tanto materiale di metafisica, di metamedicina, di esoterismo e sono praticamente decenni dei miei studi condensati e messi lì a disposizione per voi, per aiutare anche voi nel vostro percorso di crescita. Date un'occhiata alle playlist, sono quelle con le copertine lilla, così almeno leggendo i titoli dei video vi rendete conto di quello di cui parlo. L'unica cosa, sono 4 playlist, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico di numero, perché ovviamente il tutto è stato studiato come un corso di formazione. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!